Ciao a tutti! Allora, prima di cominciare questo video vorrei fare una premessa. Ovviamente so che il sistema scolastico in ogni paese è diverso, l'insegnamento è diverso, quindi non posso pretendere di parlare per tutto il mondo e io conosco ovviamente solo il sistema scolastico italiano perché è quello in cui ho studiato io, quindi date per scontato che tutto quello che dico si riferisca solamente all'insegnamento delle lingue straniere in Italia, nelle scuole superiori italiane soprattutto. Ok? Cominciamo. Dunque, una delle lamentele più comuni in assoluto che ho avuto modo di sentire nei miei anni di apprendimento delle lingue straniere è la seguente. A scuola le lingue straniere sono insegnate malissimo. La scuola non ci insegna veramente l'inglese, non ci insegna veramente il francese, non ci insegna veramente le lingue straniere. C'è chi dice che i professori sono tutti incompetenti, c'è chi dice che il sistema è tutto sbagliato e funziona male, c'è chi dice che non abbiamo abbastanza ore. Insomma, se ne dicono tante a questo proposito, ma allora andiamo ad analizzare l'argomento un pochino più in profondità e vi dirò anche un po' cosa ne penso io personalmente. Quindi andiamo un pochino ad analizzare in modo oggettivo qual è la situazione in cui si trovano gli insegnanti quando cercano di insegnarci una lingua straniera. Dunque ci si trova intanto in un ambiente in cui ci sono tante persone, ok? In una classe in Italia in media ci sono tra le 20 e le 25 persone al liceo. Quindi innanzitutto un professore sicuramente non ha la possibilità di concentrarsi particolarmente su ciascuno studente, no? Se deve insegnare questa lingua a 25 persone alla volta, chiaramente non può dedicare più di tanto tempo ad aiutare il singolo a capire quali sono le proprie difficoltà e quali sono le cose su cui dovrebbe lavorare. Inoltre, oggettivamente c'è poco tempo. Solitamente nei licei italiani, nelle scuole superiori italiane, non si dedica più di 2, 3, 4 ore settimanali all'insegnamento di ciascuna lingua e 3-4 ore alla settimana chiaramente non sono abbastanza per dedicare la dovuta attenzione e la dovuta quantità di lavoro all'apprendimento delle lingue. Inoltre, tutti questi elementi che ho appena elencato vanno a contribuire all'impossibilità di concentrarsi sulla pratica. Tutti sanno che la pratica è una parte fondamentale dell'apprendimento delle lingue, ovviamente perché lo scopo finale dell'imparare una qualunque lingua è quello di metterla in pratica, di usarla in conversazione con qualcuno, oppure allo scritto, ma comunque di pratica sempre si tratta. E la pratica non è possibile quando ci sono 25 persone e 3 ore settimanali. Non c'è materialmente abbastanza tempo. Quindi cosa succede molto spesso nelle scuole italiane? Si dedica molto tempo alla grammatica, che comunque è una cosa importante, ma le si dedica sicuramente troppo tempo e si dedica tanto tempo anche a degli esercizi un po' sterili e alla fine fini a se stessi, come domande a scelta multipla, frasi a riempimento, fill in the blanks per capirci, che possono essere utili ma solo fino a un certo punto. Dunque, una cosa che secondo me potrebbe parzialmente migliorare la situazione sarebbe quella di dedicare più tempo all'attività d'ascolto. Innanzitutto perché se non capiamo quello che ci viene detto dagli altri, anche se sappiamo rispondere, non avrà alcuna utilità. Se non capisci che cosa qualcuno ti chiede, non saprai cosa rispondergli. Quindi sicuramente l'attività di ascolto è molto importante ed è anche fattibile in un contesto in cui ci sono tante persone, in cui ci sono 20-25 persone, perché si può fare in gruppo, si può fare tutti insieme, contemporaneamente. Per esempio, si potrebbe dedicare una mezz'ora o qualche ora alla settimana a degli esercizi di ascolto attivo da far fare agli studenti, che a volte si fanno, ma sicuramente ci si dedica troppo poco tempo. E sono sempre comunque degli esercizi d'ascolto molto semplici e molto di base. Quindi una parziale soluzione, secondo me, sarebbe quella di dedicare più tempo all'esercizio d'ascolto in classe, che può essere poi guidato dall'insegnante, a differenza di un eventuale esercizio di ascolto
a casa, nel quale lo studente si troverebbe privo di appoggio ed aiuto. Quindi sarebbe possibile fare di meglio in queste circostanze? Penso di sì, però non è che io sia veramente un esperto. Quindi sicuramente penso che il luogo comune che le lingue a scuola vengano insegnate male sia parzialmente vero, ci sia un fondo di verità in questo luogo comune. Tuttavia, spesso capita che gli studenti, quando escono dalle scuole superiori, facciano ricadere tutta la colpa della loro ignoranza in inglese o in qualunque altra lingua straniera sul sistema scolastico e sugli insegnanti. Ma quanta è veramente la responsabilità del sistema scolastico e quanta è la responsabilità del singolo studente? Dunque, per rispondere un po' a questa domanda, si potrebbe fare un confronto con le altre materie. Quando usciamo dalle scuole superiori, ne usciamo per caso esperti di fisica, di storia dell'arte, di matematica? Ovviamente no. E allo stesso modo, quando usciamo dalle scuole superiori, non ne usciamo esperti di inglese o di qualsiasi altra lingua, solo che la nostra ignoranza in inglese o nelle lingue straniere in generale è molto più facilmente verificabile nella vita reale. Ogni volta che ci troveremo ad interagire con uno straniero, ci accorgeremo di quanto è scarsa la nostra conoscenza di quella lingua straniera, mentre molto difficilmente nella vita adulta qualcuno si troverà a confrontarsi con un problema di fisica o una questione di chimica che gli dimostrerà quanto sia praticamente ignorante in questa disciplina. Quindi, certo, il sistema scolastico potrebbe fare di più, ma se c'è un vero interesse a migliorare e ad imparare una lingua straniera, lo studente singolo dovrebbe dedicare molto più tempo al lavoro autonomo a casa. La scuola ha la responsabilità sì di darci degli strumenti di base, però non di più. Ci deve dare questi strumenti di base in modo tale che poi noi a casa autonomamente possiamo approfondire maggiormente la nostra conoscenza di questa lingua straniera. Perché in generale l'apprendimento delle lingue straniere richiede un lavoro costante e una quantità di ore di lavoro giornaliere che la scuola pubblica semplicemente non ha a disposizione. Quindi, in conclusione, è vero che nelle scuole pubbliche, o comunque nelle scuole superiori in generale, le lingue straniere non sono insegnate affatto bene? Sì, ma è tutta colpa della scuola, del sistema scolastico e degli insegnanti? Io credo di no. Potrebbero sicuramente fare di meglio, ci sono sicuramente tantissime modifiche che il sistema scolastico italiano potrebbe apportare in modo tale da aumentare la propria efficacia nell'insegnamento delle lingue straniere, ma in ultima istanza penso che non sia tutta colpa della scuola. Se uno studente è veramente e sinceramente interessato a diventare bravo in inglese o in francese o in spagnolo o in qualunque altra lingua voglia imparare, dovrà arrangiarsi molto di più. Dovrà fare molto più lavoro autonomo nel proprio tempo libero. Quindi questa è la mia opinione sull'efficacia dell'insegnamento delle lingue straniere nel sistema scolastico italiano. Ma non so nulla di come funziona negli altri paesi del mondo. Nel vostro paese sono insegnate bene le lingue straniere a scuola? Se sì, lasciate un commento e spiegate perché, se no, ugualmente fatemi sapere se magari la situazione è simile a quella italiana. Insomma, ditemi la vostra nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!